Francesca, Monica, Lucio, Ciao. ciao. Oggi ci divertiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Il treno è partito. Monica, perché sorridi? Perché mi mostra un vulcano dormiente che emerge dal mare. Me lo fa vedere che è dormiente perché c'è tutta la vegetazione sui pendii. È come se mi facesse vedere che questo vulcano ha voglia di risvegliarsi. Quello davanti alla Sicilia e la Campania? Marsili, dici? Marsili? Mhm. Me viene Stromboli, però saprei. Mhm. Beh, ma Marsili è sott'acqua. Lo No, Stromboli. questo emerge. Ah, emerge. È Ah, a ok. fiora, sì. La vegetazione, pensavo avesse la vegetazione, però nella visione era sott'acqua, ancora più dormiente, no? Ti dà l'autorizzazione Francesca? Sì, ha proprio voglia. Bene. Terza o quarta sessione di Francesca. Vibrazione. 38 miliardi. Consapevolezza. 156. PS. 38. Vite precedenti. 1640. Cervello. 8. Di queste 1640, qual è la sessione più diversa, e la sessione della vita più diversa dell'attuale? In Giappone, un'impiegata che timbra meticolosamente il cartellino tutti i giorni, fa le stesse identiche cose tutti i giorni, da quando si alza a quando va a dormire. È una vita parallela in una linea temporale parallela? Sì. Ok. Esistono delle Francesca in questa linea temporale che sono Francesca, ma hanno colori di capelli diversi, hanno preso scelte diverse, eccetera. Certo che sì. Mhm. Sono in queste 1640 o sono extra? E dentro queste 1640, sì. Fantastico. Cioè, poi potenzialmente, per carità, sono infinite. Sì. Quindi per ciascuno dovremmo dire vite infinite. Esatto, ti stai toccando il naso, ce n'è un'altra in cui non ti sei toccata il naso, poi ce n'è un'altra in cui Sì. sotto casa tua è passato uno, e invece quell'altra in cui ha cambiato strada. Capisci che o è un numero talmente alto che non riusciamo neanche a scriverlo, o possiamo tranquillamente dire infinite. Perché ognuno di questi attori, fatti, una foglia è caduta a destra e non a sinistra, eccetera, può essere Sì. Genera un'altra infinitamente linea, un'altra vita, sì. e genera un'infinità di altre possibilità in tutto il Sì, mondo che si incastrano. esatto. Molto interessante. Cinema, non Mm. Un po' col arriva, mal di schiena arriva, un po' così, tocca la perché schiena. si mette sì la mano nella zona lombare, così, no? E arriva. Papà, Prima fila. E tutt'aria il papà, come dire, no? Come se fosse uno dei suoi triangoli alchemici, quello dell'aria. mhm. Il padre è un po' così, tutt'aria. Comunque viene, certo, anche lui in prima fila. Fratello e sorella che non ha mai conosciuto. Allora, il fratellino lo vedo più tranquillo, più al sicuro, diciamo così. Ecco, e quindi più equilibrato.
La sorellina la vedo, cioè che arriva un po' piangendo, eh, mm, con dei disagi evidenti, Mhm. però sì, arrivano. Le 3 o 4 fidanzate di Francesca. Allora, l'italiana, ci sono tutti i paesi, tranquilli. L'italiana, quella dell'est, la latina e quella di Nizza. Allora, quella di Nizza non la vedo. Va bene. Le altre tre sì, Mhm. forse quella che si siede un pochino più in avanti è quella italiana. Mm, sì, direi italiana, latina e l'altra, quella più dell'est. Mm. Mhm. Però ci sono tutte e tre, sì. Ok, interferenze eteriche di Francesca. Un leone e un pulcino. Il leone è maschio o una femmina? È un maschio. È un capo o un gregario come entità, dico? E in questo contesto per lei è il capo, anche perché sotto di sé ha solamente pulcino e due di L, basta. Il Perché il pulcino? pulcino, Mm. c'è il falconiforme teoricamente sopra, no? Potrebbe anche essere sopra, però qua è proprio Mm. appena nato. Beh, dalla mia ricerca il falconiforme è sotto, il felinoide è il capo. Mm. No? Mm. No, dimmi. Mm, La giocano. sì, Sono due fazioni simili. sì, Mm. potenza simile, sì. Sì, in effetti se guardi tutti i loghi, stemmi reali, a Mm. volte c'è Saggi. l'aquila, Sì, il esatto, grifone, quel che vuoi, a volte c'è il leone. esatto. Ma in molti casi, in molte sessioni però il leone è sopra tutte le razze, di poco se vuoi, perché è Mm, più mm. furbo, è più astuto, è più nascosto, è più... Vabbè, entità mentali. Allora, eh, sono sfumature l'una dell'altra, però siccome Francesca ha una mente molto frizzante, anche complessa, me le fa vedere distinte. Una me la chiama cosplay crisalide e Mhm. l'altra fosforescente. Beh, super pop queste entità mentali. Lei è un po' psichedelica. Che livello? Cosplay Crisalide. Queste tre, le altre due. Ok, quando sono arrivate? Rispetto a un anno fa. Allora, cosplay crisalide è un po' come dire un qualcosa su cui cioè che giace nel suo profondo. Mi fa vedere proprio questo passaggio, no? Dal bruco per arrivare ad essere farfalla passa attraverso la crisalide, no? Quindi sono queste fasi di passaggio dove lei è lì ferma alla crisalide, ok? Non sapendo come fare ad arrivare ad essere farfalla, non sapendo neanche se vuole essere farfalla, che tipo di farfalla, con quale sembianza farfalla. E me l'accompagna infatti a cosplay, no? Di questi personaggi che si travestono, assumendo insomma varie sembianze anche, sai, molto fumettistiche, molto manga.
Ehm, Poi nello specifico ti dico, è una cosa con cui lei stessa si misura, ecco, eh, sia nel proprio quotidiano, perché sta a indicare proprio anche questo calderone di confusione che lei ha. Confusione magari un po' sull'identità sessuale, sull'orientamento sessuale, confusione riguardo in generale, no? Vari ambiti della sua vita. È così. Quindi lei, insomma, io vedo che è una cosa su cui torna, che giace profondamente in sé Mhm. e poi diciamo così che nel relazionarsi ultimamente a queste conoscenze è diventata un pochino più insistente e fa anche parte dell'età che ha, tra l'altro, no? È un momento di sviluppo importante. Ok, vediamo cosa succede a Francesca quando esce in discoteca e beve e fuma. È come se lei dicesse a quella parte di sé che è un pochettino più saggia, più matura, più lungimirante, dice: Sì, 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 io so già le cose, tu adesso stai brava, che ora mi voglio divertire. Mhm. Ok? Quindi ha come un precolloquio, diciamo così, con se stessa, Mhm. ma sceglie, diciamo così, di realizzare quella parte di sé che è un po' più trasgressiva, è un po' più anche ricercatrice, è alla ricerca di qualcosa e in quel momento pensa di trovare lì questo qualcosa. E quindi dà sfogo a questa parte qui. Quindi mano a mano poi che si avvicina alla discoteca, auto, fila davanti alla discoteca, entra nella discoteca, vedo proprio l'adrenalina che sale. Mhm. Ok, quindi proprio è un processo anche chimico. L'adrenalina sale quando lei inizia a sentire i suoni, i ritmi della gente, c'è il movimento, lei è molto portata per il movimento, lei dovrebbe muoversi di più perché il movimento è proprio una cosa che le fa molto bene, poi in quel contesto ovviamente la carica ancora di più. E vedo che più sale l'adrenalina, più le viene voglia anche ehm, di spogliarsi, ok, dei suoi blocchi, delle sue inibizioni. Mhm. Disinibirsi. Sì. E questo ovviamente è facilitato dall'uso di alcol, mm, di fumo, cose del genere. E ovviamente più sale l'adrenalina e fa queste azioni e più si abbassano le vibrazioni. E io, per esempio, il leone l'ho visto che arrivava qua in una di queste circostanze. Mhm. Quindi cosa deve fare, povera? A 20 anni, stare a casa e guardare e ascoltare Radio Maria? No, 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 assolutamente. Ci sta perfettamente quello che sta facendo. A quanto In questo vibra? momento ci sta. Quanto vibra Francesca adesso? Adesso è sui 38 miliardi. E a quanto vibra quando va in discoteca? Dopo una serata in discoteca? Quando l'ha conclusa, magari tipo, facciamo che ha anche vomitato, ipotesi. No, se ha vomitato già sale perché comunque si è già un po' liberata, no? Ehm, allora, no, direi che il picco minimo delle vibrazioni è durante la serata della discoteca, perché Mhm. poi già quando finisce iniziano ad alzarsi un po'. Mhm. Bah, Minimo? un miliardo viene, sì, più o meno, sì. E quando torna a 38, dopo quanto? Un'ora, 2 minuti, giorni? Un paio di giorni. Perché lei non fa uso di alcol fuori dal divertimento e di fumo, di sigaretta, sì, no, no, neanche, no, proprio fuma e beve solo in discoteca, giusto? Più o meno. Il fumo... Ah, bevi? Ah, ok, bevi anche un po' fuori. Ok. Mm.
Mm. Quanto ci mette più È o come meno? se, sì, un paio di giorni, secondo me, circa un paio di giorni. Ok, attuale consapevolezza. Ah no, ma te Intorno l'ho ai già chiesto, scusami. 150, sì, sì. Sì, scusami, te l'ho già chiesto. Infatti dicevo, ma te l'ho già chiesto. Niente, confuso. Vedi, questa confusione ha attaccato anche me. Va bene. Stessa domanda sulle vibrazioni. Quando spippola sui social col telefono? TikTok, Instagram. Scorre verso Allora, l'alto col ditino. lì c'è una questione, che lei ha questa energia intellettuale molto forte. È come un brulicare di intenti, di idee, ok? Che non hanno ancora una collocazione precisa, ma c'è una spinta molto forte, ok? Di realizzazione che però rimane così, non realizzata. Allora cosa succede? Che questa forte spinta, questo grandissimo serbatoio di energia che lei ha, che io la vedo proprio come una grande mente, Francesca. Cosa succede? Che non riuscendo a realizzare dei progetti nella sua vita, fa convogliare questa sua energia, se la fa assorbire proprio da questo scrollare il telefono. Anche perché questi strumenti sono stati realizzati apposta, no? Proprio per assorbire la nostra energia. Mhm. E Francesca è proprio ideale da questo punto di vista, perché lei di energia ne cede tantissima, perché ne ha tantissima. E quindi la toglie dai propri progetti, dalle proprie azioni, e la cede alla visione di mh, a volte contenuti che hanno un valore, ma per la maggior parte sono distrazioni. Mhm. Gattini, cagnolini, bei ragazzi, belle ragazze, balletti, meme. Ti piace il ballo? Balletti, mi ha fatto il pollice in su. Mm? Eh, Ok. Va bene. ma non è che lei non lo sappia, eh. No, no, sì, ma lo so, lo so. Causa esoterica dei dolori fisici. Lì è proprio questo ingorgo forte che lei ha energetico. Io la vedo veramente come un serbatoio di energia enorme. Il punto è che questa energia non va schiacciata e repressa, altrimenti accade questo, per esempio questo che abbiamo appena visto, l'energia che viene convogliata, dispersa nel guardare il telefono, oppure avviene questo, i dolori fisici, ok? Perché lei deve portare, deve sfogare questa energia, no? Quel vulcano che abbiamo visto dormiente avrebbe bisogno, per esempio, di eruttare, no? Di creare questo spettacolo bellissimo. Vista Infatti, debole. quando Dimmi. mi ha fatto vedere l'altra entità mentale che è fosforescente, è proprio la sua necessità, che però appunto non riesce in questo momento a trovare espressione, non riesce ad armonizzarsi, di brillare nel buio. Ok? Quindi è come se lei sentisse questa volontà, questo bisogno, ok? Di accendersi, di illuminarsi, ma di fatto rimane ancora al buio. Mhm. Vista debole. Allora, però quello è legato al suo impianto mentale. Li ho visti proprio dei micro occhialini, eh, tipo rettangolari, stretti, sottili. Mhm. Quello è l'impianto mentale, sì. Ci sono altri impianti? Mm, dunque, io lo vedo genitali, intestino, così, una placca così, Mm? e spalla destra, orecchio destro. Pallina in testa è questo? No, Causa secondo me no. esoterica della pallina in testa. Allora, diciamo che anche la PS cerca sempre un modo di comunicare con lei, sempre.
Ma io devo dire che Francesca, considerando l'età, ha una buona connessione con la sua PS. Ed è come se il fatto di presentarle, no? Questa protuberanza curiosa, no? Particolare, aumenta in Francesca le domande, gli interrogativi, la ricerca anche spirituale, esoterica. Ma è una ciste? Io dico di sì. Quindi se ne andrà da sola? No, secondo me deve Chirurgicamente? fare il laser, sì, così, una cosa così, sì. Quindi non c'è una causa esoterica? La PS che vuole attrarre la sua attenzione sempre di più verso quello che è il suo bacino spirituale, cioè io lo vedo molto forte in lei. È un po' tutto nel caos, ok, in lei, però non so, vedo veramente una grande potenza, una grande forza. Blocco intimo. Allora, lì è legata sicuramente a questa entità mentale che io vedo un po' soggiacente da sempre, ok? Questa trasformazione verso la farfalla che fatica ad arrivare. Ci sono delle indecisioni, no? Come abbiamo visto, vari tipi di confusione su diversi fronti. Però questo blocco io vedo che mano a mano che lei gestisce meglio la sua energia intellettuale e spirituale, avrà dei benefici anche da questo punto di vista. Ha proprio bisogno un po' di dissipare la nebbia. Solo questo. E vedo che poi in generale il corpo si rilassa, perché ci sono diverse tensioni, quindi non è solo una tensione intima, ma è proprio una tensione anche muscolare. C'è bisogno di questa distensione e per distendersi ha bisogno di canalizzare nella maniera giusta le sue energie. È come se poi quando avverrà questo riuscirà mano a mano a comporre tutto quanto il puzzle, mentre adesso sono tutti questi pezzettini, i tasselli del puzzle lì confusi, alla rinfusa, non sa come riordinarli, poi invece sarà in grado di comporre il puzzle completo. Ne avrà un beneficio in generale il suo corpo. Portale aureo. Chiamiamo la mamma. Allora, sì, è vero, questa cosa qui che attualmente è incarnata. Sì, questo è vero. Si è incarnata. Sì, sì, sì. Ed è, si trova molto corretta la visione che ha a che fare, sì, una sorta di sciamano, sì, sì, sì. Sì. Interessante. Si è già incarnata. Io dico di sì. Causa esoterica di questa incarnazione lampo, 5 anni. 4-5 anni. Credo che noi abbiamo molto ancora da scoprire, da capire riguardo a questo. L'hai detto anche tu, noi applichiamo un ragionamento molto logico e lineare a queste questioni, ma sono questioni multidimensionali e non hanno le regole che noi crediamo abbiano. Però è un caso raro questo. Secondo me è meno raro di quello che pensiamo. Va bene, questa signora ha avuto problemi con sostanze. Perché è uno sciamano? Perché è un uso, diciamo, più saggio delle sostanze, lei lo sta facendo, lo farà. È un bambino. Certo. Però ci sono già tutti i presupposti. La Matrix dove? In Africa sempre? Sì, Kenya, forse.
La Matrix prevede un incontro, ovviamente si presuppone casuale. Francesca, non andare a metterti a fare viaggi in Africa, per carità, alla ricerca del bambino perduto, ma prevede, è possibile, primo, è possibile, Un incontro fra loro due? mm, Non mi casuale, risulta che sia questo il loro accordo animico, diciamo. Questo no. ma potrebbe essere in ogni caso generalmente possibile in alcuni casi. Secondo me sì. Sì, Mm. sì, certo che sì. Sì, sì, però nello specifico non vedo questo, di specifico loro. Ok, è un bambino o una bambina? Mi sembra un maschio. Maschio. In questo momento che sente il maschio, il bambino? È un modo diverso proprio di vivere, no, rispetto al nostro, per cui è un modo già di essere connesso a tutto. Pertanto quello che può sentire è un qualcosa di molto naturale per lui. A noi stupirebbe magari, no? Perché ci prende un'emozione particolare, un particolare battito del cuore, magari la testa, le orecchie che fischiano, ok? Per lui no, è molto naturale questo. E lo sente che adesso siamo Sì, sì, la connessi a lui. percepisce questa connessione, certo. Questa è la PS della madre di Francesca. Come PS che sta vivendo tante vite, adesso vive, si veste, si ricorda la vita della mamma di Francesca. Cosa vuole dire a Francesca? Non c'è molto da dire, dice. Mm. Abbiamo scelto insieme di creare un cammino grandioso. A me serviva questa vita per la vita attuale che sto vivendo e a te serviva l'esperienza con me per capire l'importanza e il valore della vita. Però vedo, cioè, come invece più una specie di senso di dispiacere nei confronti dei figli più piccolini, non verso di lei. Mm. Cioè, verso di lei è come se ne riconoscesse la grandezza, la forza, la capacità di... Opportunità Sì, che le ha totale dato. proprio. Sì. La vedo invece più in difficoltà rispetto agli altri due, ma specialmente riguardo alla bambina, la ragazzina, diciamo. Che però, vabbè, hanno altre famiglie, hanno altri percorsi, hanno persone che hanno Insomma, scelto. No? la ragazza non mi sembra che sia proprio In buone mani. così amata, così, insomma, no? Vuole lasciare un messaggio al papà di Francesca? Eravamo entrambi due teste calde e io ho un po' esagerato. Non da tutti è comprensibile il nostro gioco, però noi sappiamo il valore che ha. Io lo sto vedendo il valore che ha. Tu forse anche un giorno, adesso non troppo. Il padre lo vedo proprio arioso, non so, poco concludente, no? Testa tra le nuvole. È un po' così in dispersione, no? Ecco, difficoltà a stringere tra le mani qualcosa. A Francesca manca la componente femminile nella sua vita. Questo sciamanino lo sa? Allora, non sento che c'è rammarico verso Francesca, sai?
Cioè, mi sembra quasi che se pensa a Francesca, ritiene di aver fatto un ottimo lavoro. Mm. Mm. Cioè, di aver perfettamente esaudito le richieste di Francesca, che adesso può sembrare paradossale, no? Esprimersi in questi termini, ma che è stata proprio questa l'opportunità per Francesca di sviluppare così fortemente e così precocemente, perché Francesca è molto giovane, la sua essenza spirituale e intellettuale. Proprio questa esperienza così cruenta, ecco. Va bene. La invitiamo, la mamma, Sciamanino, nel cinema. Viene? Sì, con un Benissimo. tamburo, sì, sì, sì. Chi era nella precedente sessione quella figura scura fuori dal cinema? Qualcosa legato al padre, però. Ma non era il padre. No, 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 non era il padre. Non so se il padre ha fatto un po' di casini in giro, Sì? ecco, e quindi legato a queste cose un po' in sospese, sai, no? Il papà. Mm. Quindi persone legate al padre? Sì, e quindi indirettamente a lei per una questione affettiva, ecco, diciamo così. Però sì, io le vedo legate al padre e ai suoi bordelli, direi. Va bene, nessun disincarnato, li chiamiamo comunque, visto che il portale aureo è stato aperto, vediamo tutta la famiglia di Francesca, se arriva qualcuno. Allora, curiosamente è come se si aprisse un varco su Nizza. Mm, Un po' come se il cimitero di Nizza avesse ricevuto questo invito. Come se fosse piaciuta questa affinità che Francesca ha avuto verso questa città, mm, e pertanto il richiamo, non so, è come se questo fatto, no, che lei abbia espresso proprio oggi anche con questo fervore, con questo affetto, no? Il suo legame verso Nizza, è come se non so, avesse un po' scosso questi disincarnati. Ne vedo 111. bene, come gli antichi chili di Tiziano Ferro. Ah, 111, sì. Ok, tutti questi quindi vanno? sì, 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 certo. E della famiglia di Francesca, quindi nonna, papà, mamma, tutti. Mettiamoci Mm, anche tutto l'albero genealogico delle 4 fidanzate. no, allora sono di più. Aspetta, se vogliamo prendere in considerazione loro. Mm. Un po' è salito il numero, siamo a 213. Mm. Bene, lo chiudiamo e li salutiamo tutti. Mm. Au revoir. Au revoir. Causa esoterica dei suoi tatuaggi. Sì, sì, io te l'ho detto, la vedo proprio con... mm, è una ragazza che ha proprio questo serbatoio energetico spirituale molto forte e quindi l'ha anche portato fuori, no? Con questi simboli alchemici. Mm. E tra l'altro vedo che all'interno della sua vita lei avrà diverse fasi. Li vivrà profondamente tutti questi simboli qui alchemici, tutti questi elementi qui. Quindi sono fonti di interferenza? No. Adesso è molto anche lei sull'aria, ti devo dire la verità. No, io non le vedo fonti di interferenza, no? Causa esoterica del procrastinare. Lì è come una sorta di fedeltà, chiamiamola così, ehm, alla famiglia.
è come un faccio così perché comunque mio padre è così, mia madre è stata così, ok? E quindi è come non tradire la linea familiare. Ma lei potrebbe proprio liberarsene in qualunque momento. Perdere tempo, Sì, che poi è un po' la stessa cosa, eh. cellulare, va bene. Confusione, non sapere cosa fare. E lì lo vedo proprio tutto all'interno di questo bozzolo, ok? Dove avviene tutto, ok? C'è questo bozzolo che è una specie di contenitore in cui c'è un'energia potenziale incredibile, però allo stesso tempo, non essendo organizzata questa energia, eh, crea proprio questa confusione su tutti gli ambiti. Anche se, come ha notato Francesca, mano a mano, già spontaneamente, anche prima di questa sessione, alcuni aspetti di questa confusione andavano invece ad ordinarsi. Quindi, per esempio, un pochettino l'aspetto lavorativo. Anche se secondo me, per creare maggior ordine, ok, a questa confusione, lei deve di più assecondare la sua personalità. E la sua personalità per me è molto forte, ok? E ha bisogno proprio di esprimersi in esperienze meno ordinarie, ok? Rispetto a quello che sta facendo adesso. Adesso si sta limitando molto in questa vita, stando in questa città, facendo questo tipo di lavoro, in questo tipo di contesto, vedo proprio che ha bisogno di mettersi alla prova, anche vedendo come è in grado il suo cervello di processare l'apprendimento. Quindi lei ha anche proprio quasi la necessità di apprendere queste lingue, proprio perché, come ti dicevo, ha proprio questa forte energia intellettuale e che deve essere usata. Lei non la può tenere ferma, perché se la tiene ferma è la sua rovina. Ed è proprio a tenerla ferma che lei va in discoteca, che lei sta al telefono, ok? Se lei invece la impiega in questo, quindi imparo le lingue, mi devo dare da fare perché non sono più a casa mia, io sono all'estero e quindi mi devo organizzare, non ho più nessuno che faccia le cose per me, è un luogo nuovo, devo apprendere tante cose e questo è il modo migliore per lei per impiegare tutta questa energia. A parte che secondo me farà anche varie esperienze spirituali e lei le deve fare. Come quali? Mm, non so, la vedo molto attratta anche dal suono, qualcosa di simile ai bagni di gong per dire, no? Quindi proprio lei stessa ha la possibilità di, non so, sentire sul proprio corpo il suono, perché vedo che il suono e il movimento, ballo, movimento, come lo vuole intendere lei, proprio la liberano. Proprio riappropriarsi un po' di questo corpo, anche muovendolo non necessariamente in maniera ordinata, no? Quindi la coreografia di un ballo, anche proprio un ballo libero, movimento libero. C'è un messaggio, vuoi Viene anche la canalizzare? capoeira, mi viene. Ti va di canalizzare la PS di Francesca? Sì, Profondamente. Vuoi? sì, Come la vedi prima di connetterti? Come la vedi? come una spugna, la spugna del mare. È davanti a te? Sì, Come si chiama? Spugna? No, camomilla. perché è gialla? Perché è un po' sedata anche.
la P come si chiama? Cavallo. Perché scalpita. Eh. Si può canalizzare PS e PE insieme? Sì, Come perché le sono in vedi? un certo senso un'unica cosa. Come le vedi unite? Allora, adesso proprio da un punto di vista figurato mi fa vedere il cavallo che affonda i suoi zoccoli dentro la spugna, perché la spugna ha assunto delle dimensioni molto grandi. Altra immagine mi fa vedere la spugna che pulisce il cavallo, il manto del cavallo. Quindi c'è questa interazione profonda. Allora, spugna e cavallo insieme. Pronta? Sì? 3, 2, 1. Ciao, PSPE di Francesca. Benvenuto, ciao. Cosa ci vuoi dire? Chi è Francesca? Francesca è una potenza immensa. Ma è confusa. La confusione è data da questa potenza immensa. Se ci fossero pochi elementi, non sarebbe confusa. Nel poco non ci si confonde. Francesca e gli uomini o Francesca e le donne? Francesca e le donne per le relazioni sentimentali, amorose. Francesca e gli uomini è altrettanto importante come contributo per la sua crescita, ma come amicizia, come confronto e come maestri anche, persone che gli insegnano delle cose. Francesca e l'Italia o Francesca e la Francia, la Spagna? Francesca e l'estero, sì. Poi torna in Italia, poi ritorna all'estero. L'estero è importante. Francesca e il lavoro, Francesca il volontariato. Il lavoro. Francesca e il lavoro. Francesca e fare la cameriera, Francesca fare anche altre cose. Francesca è cameriera per alcune ore del giorno, ma la sua energia è tale che dal momento in cui smette di essere cameriera ha altrettanta energia per realizzarsi diversamente. Francesca resta donna, Francesca diventa uomo. Francesca prima toglierà le tensioni dal proprio corpo. Si relazionerà con questo corpo attuale. E non pensiamo che sia così netto, uomo o donna. Si può scegliere negli atteggiamenti, si può scegliere nelle modalità di vita, senza essere ingabbiati, uomo o donna.
Francesca e la nonna, chi erano? Francesca è stata anche l'insegnante della nonna. Dopo tentativi fallimentari da parte di diversi insegnanti, lei invece è riuscita a fargli apprendere, a far vedere tutto l'alfabeto, a farla leggere, ed è stato quindi una grande vittoria. In questa vita i ruoli si ribaltano un po' ed è la nonna che insegna delle cose a lei, soprattutto Messaggio, attraverso l'amore. messaggio intimo di PS e PE a Francesca, più finale, più totale. Connettiti sempre a noi, perché noi siamo te. Più ti connetti a noi e più riesci a realizzare chi sei. Tu lo sai come poterti connettere a noi. Tu lo sai che quando ti muovi da sola riesci a connetterti profondamente a noi. Muovi il tuo corpo, muovi la tua testa con gli occhi chiusi. Canti tu un ritmo, una canzone e sei sempre più vicino a noi. E poi noi riusciremo a comunicare con te in qualunque momento, anche quando sei seduta su un treno, assorta, con gli occhi chiusi, in qualunque momento. Tu sei anima e sei spirito. Sei cavallo e sei spugna. Sei vitalità assoluta e sei spugna che apprende velocemente. Va bene. Disconnettiti da PS e PE, Monica. Mhm. Come stai? Bene, ma è un bellissimo viaggio. Bellissimo. Ci vuoi dire qualcosa? Cosa hai visto? Come l'hai vista? Come ti sei sentita? Ti ricordi quello che hai detto? No, allora, mi ricordo il cavallo e la spugna, poi il resto non tanto. Cioè vedo proprio questo cavallo ancora che corre, corre su queste praterie. A questo punto della sessione, il leone c'è? No, non c'è più. No, C'è andato? Il pulcino? Beh, men che meno. gli EDL? No. Gli EDL le chiedevano, uso il passato, le dicevano, uso il passato delle cose. Qual è la funzione dell'EDL? Come può Francesca accorgersi, ah, è tornato un EDL? Quindi non mi preoccupo, però l'ho notato e quindi adesso ho capito che Questo chiacchiericcio mentale confuso, eh, viene portato avanti un pensiero e poi no, ma no, 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 ma non è così. Ok, quindi vai, l'altro pensiero che sembra opposto. No, 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 ma non è così, non è così. Vado di lì. No, 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 di lì no. No, no, no. E si conclude tutto nel nulla. e lei non fa niente. Mm. Accende il telefono, guarda la televisione,
Quisquiglie. Quisquiglie. Mm. Quanti anni che non sentivo dire quisquiglie? Che quasi quasi diventa pure il titolo della missione. Quisquiglie. Quisquiglie. Cioè sciocchezzine, sciocchezzuole. Beh, il telefono sono quisquiglie. Instagram sono quisquiglie, TikTok sono quisquiglie. Si può usare TikTok e Instagram in modo sensato, anche con baggianate. Ma insomma, diciamolo, apri Instagram, tutti belli, tutti belle. Vi siete mai chiesti se il mondo è fatto di belli e di belle? No, in modo che gli altri si sentano brutti e in modo che, no? I belli inizino a fare uso di determinate sostanze per diventare più belli, di determinate operazioni per diventare più belli. Diciamo che è tutto un po' un gioco di questo tipo, eh? E l'algoritmo si dà colpa all'algoritmo, l'algoritmo spinge questi modelli e non spinge altri. Ci sono sicuramente delle eccezioni, ma fino a un certo punto. Sappiatelo che siete dentro quella roba lì quando vi passate gli ultimi minuti prima di andare a dormire. Pessima idea per andare a dormire con tutta questa mer nella testa. Pessima idea. Poi uno si può anche divertire, vedere i gattini, le paperette che cadono, che scivolano sul ghiaccio, i cagnolini che saltano sulle tende, sui divani. Dimmi. Vedo Francesca che è come se cercasse nel momento in cui scrolla il telefono quella scintilla, quella luce, quella idea, quel suggerimento, ok? E poi vedi, mi propone questa immagine, però non posso dire una parolaccia? Certo, li dici Ah, ok. sempre. Ok. Vedo che lancia il telefono e dice: Cazzo, ma la scintilla ce l'ho dentro di me. Ma Monica, Mm. ma era uno scherzo, non dovevi dirla. Adesso ci sarà YouTube che dice no, non va Eh, bene. Capirai. Linguaggio, linguaggio Scusa. inappropriato. Eh, È vero, comunque lei sta cercando qualcosa in questi intrattenimenti, diciamo così, e dentro lei ha 1 miliardo di contributi in più rispetto a quelli che riceve da questi intrattenimenti qui. Come tirarli fuori? Mettendosi alla prova? Un viaggio è mettersi alla prova. Vivo 2 mesi a Nizza. Sì, Quindi quel maglione assolutamente carino si che può volevo fare. comprarmi è una quisquiglia, non lo compro, metto da parte i soldi. Quel lavoro del cavolo che non volevo fare in preparazione di 2 mesi, aprile e maggio, no? In preparazione di aprile e maggio, grande obiettivo, inizio a fare il lavoretto che non volevo, però sarebbe bello divertirmi. Adesso io voglio divertirmi, andare in discoteca, fumare, bere e spendere soldi, perché andare in discoteca significa spendere tanti soldi. E se non ce la faccio, c'è la nonna. Sto generalizzando. No, no, sì, ma non è così. Sto generalizzando. Quello è il mio obiettivo. Quello è il mio obiettivo. È il viaggio il primo passo. Qual è il primo passo? Allora, il primo passo, allora lei può fare più passi contemporaneamente. Quelli che sto dicendo probabilmente lei li fa tutti insieme, perché lei una volta che gli dai il là, ciao, cioè parte la melodia. Quindi, mm, come se lei si facesse una sorta di scaletta, perché io vedo che se lei si propone, ok, un certo tipo di scaletta, la fa. E potrebbe essere un qualcosa del tipo: padroneggio meglio le mie lingue, ma lo farò in una maniera che a me è più confacente. Lei è anche molto giovane, quindi ovviamente avrà degli strumenti per potersi mettere alla prova con le lingue, che sono anche un po' divertenti. Ok, quindi non è Mhm, il classico libro, lei mhm. china a scrivere, cose del genere, no? Le Un serie po' più TV? interattivi, sì, esatto, cose del genere, dove comunque poter testare anche il suo livello di conversazione, oltre che di comprensione, no?
E vedo che questo è come se le aprisse proprio, si apre una nuova porta, quindi di contatti, di conoscenze che le permettono di stimolarla da questo punto di vista qui. Nel frattempo, tipo, lavora, mette soldi da parte e non li perché ne vanno via tanti di soldi quando lei esce, ok? Mhm. Ehm, Secondo me lei è una che offre, no? sì, poi mangi Ma- fuori, sì, tutte queste cose, mettiamo la benzina, sì, ma dai, metti 30, non mettere 10, così, no? Così. Ehm, quindi un risparmio di soldi e nel frattempo, mentre lei si muove in questo raffinamento, diciamo così, delle lingue, riesce anche a comprendere quali contatti realizzare per poi trovare una sistemazione all'estero, che secondo me poi cambia nel corso del tempo, però una prima sistemazione Mhm. con un lavoro. Poi io vedo tra l'altro che lei è una che non ha difficoltà a trovare lavoro, non ha Infatti lei è difficoltà già a generare successo. abbondanza, tra l'altro, Mhm. perché proprio, non so come dirti, questa anima ha già chiaro che c'è una forte connessione, ehm, non so, tra i suoi pensieri e quello che realizza. Quindi, siccome lei è certa che esista l'abbondanza, lei la realizza. Quando si concentra su questo pensiero, lei la realizza subito. Quindi direi parole chiave, viaggi, apprendimento, Apprendimento, sì. obiettivi, Sì. movimento, Movimento, assolutamente, corpo, sì, movimento del corpo, sì. spiritualità. Ma sai che cosa? Che la sua spiritualità è anche legata, non so, non la vedo la spiritualità, eh, cioè la vedo un po' anche una spiritualità un po' anche tribale, un po' Mhm. legata al suono, io la vedo tanto legata al suono, al tocco, al suono, la troverà lei. Anche che si lascia molto trasportare dalla musica, vedo. Mhm. Ed è un modo che lei ha per connettersi profondamente con sé. Costruzione del proprio futuro nel concreto, nel denaro, nel lavoro, non progetti strampalati, come si dice, volontariato, No, 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 per adesso volontariato proprio no. comune, comune, fare l'orto, No, sogniamo i adesso no, bonghi, adesso tomorrow no. people, no, lavoro, obiettivi, estero, conoscenza, Sì, studio. Ci sono delle studio app perché questa gratuite. testa ha bisogno proprio di funzionare, ok? Di apprendere e più apprenderà, più si renderà conto che ancora di più può apprendere, Mhm. può immagazzinare sempre nuove informazioni. Poi sentirà anche proprio la capacità che lei ha di modulare la voce nelle diverse lingue, quindi questo le porterà molta soddisfazione. Mm. Vedo che sarà per lei abbastanza facile anche lavorare in posti in cui deve cambiare le lingue, le può cambiare una dopo l'altra, ok? Ci sono turisti vari, lei è in grado. Mhm. Quindi io la vedo anche magari lavorare in un albergo. Mhm. Questo nel tempo, intanto lei si deve fare proprio le ossa in questa roba qui, ma vedo un processo abbastanza rapido. Mhm. Va bene, andiamo al cluster, giusto per farci un giro, non c'è più nulla. Ci sono cosplay crisalide e fosforescente. No, no, no. Andiamo al cluster, c'è qualcosa? Allora, c'è poca roba, c'è tipo una specie di lancia, che può sembrare un po' una siringa, ecco così conficcata a terra, in diagonale. Via. Sì, via. Beh, Sì. devo dire che lei è abbastanza disinvolta, no? Mhm.
senza ad eternum. Andiamo all'avatar, c'è l'avatar. Allora, la vedo sotto forma di una torta a cui manca una fetta. Mm. Ma via anche questa. E contemporaneamente 7 ad eternum. Uno nell'avatar, uno nel cluster e 5 nei propri corpi. Sì. Fisico-mentale, emozionale, eterico, subliminale. Non so, il mentale era come tanto ricercato, perché sembra quasi, non so, un sole stella, perché per lei è importante fondere questi due aspetti, maschile e femminile, no? Quindi è un sole stella proprio, che lei piazza sulla fronte e ne sente proprio immediatamente l'effetto benefico. Perché è come se portasse chiarezza e questa chiarezza è come se togliesse quella ruggine dagli ingranaggi. Bellissima questa immagine. È così che li fa. E ad eternum. Sì, un po' la vedo anche come una sorta di prestigiatrice, ok? Che li può tirare fuori dalle maniche. Mm, Perché io la vedo anche molto giocherellona. Mm? mm. Quindi li tira fuori dalle maniche e li piazza poi. Ovviamente sceglie anche di metterlo in tutte le zone che ha da sbloccare, quindi muscoli e articolazioni nella parte superiore del corpo e ovviamente la parte dei genitali per il corpo fisico. Nuova vibrazione di Francesca. 288 miliardi. Ah, però. Nuova consapevolezza. 216,17. PS, che era bassina. Adesso 52. Perfetto. Vite, Allora, 839. cervello, 10,6. valori perfetti. Pagella, pieni voti. Tutto alto, tutto bello, tutto giusto. Metà vite. La giapponesina l'ha tenuta come vita? Giapponese, cinese. Sì, L'ha tenuta? sì, Si sì, ricorda. Cioè, l'informazione di tutte le vite che si tolgono rimane, sì, ovviamente. sì. Ma in qualche modo, come dire, le ho digerite quelle vite, incidono nella mia e quindi le tolgo. Questa non incide nella sua, quindi. Mm, Quella che faceva i timbri tutto il mm. giorno. Due colori di Francesca adesso. Se vuoi quello della PS e della PE, come vuoi. Viene blu e giallo, che di solito per me non sono connotati molto positivamente, ma nel suo caso sì. Mm. Perché la PS è di un colore e la PE di un altro. Allora, la P la vedo blu, la PS giallo, ma li leggo comunque molto alla realizzazione, a lei che viene fuori, a lei che si esprime, proprio il blu nell'espressione, no? In questo momento, giovanissima età, esiste la fiamma di Francesca? Sono, sai, no? Diverse, sembrano delle lucciole. Mm? Mm, Quindi vedo varie illuminazioni qua, là, e è ancora veramente tutto molto informazione. mm. Mm. La donna non c'è ancora, la donna Francesca. No, ancora no. Mm. Lo diventerà piano piano con Certo, questo percorso. un percorso molto bello, molto intenso. Ce n'è un da tutti. Battuta finale?
Mi sento piena di grinta, piena di voglia di fare. E mi fa vedere lei con in mano tutto il mondo. Me lo fa vedere così, sul palmo della mano destra. No, questa domanda non la faccio, Francesca. Non la faccio. Ti ho già praticamente risposto adesso. Quindi le 4 fidanzate non le analizziamo, tranquilla. Ad eternum Sono passeggere. sì, suggerimento da parte di Francesca, se lei vuole farlo, in eterico, su come creare questo particolare ad eternum che lei fa per sé, in modo che ognuno di queste persone a cui si rivolgerà lo crei per se stessa, nel suo proprio modo personale, a nonna, papà, fratellino, sorellina, che non conosce, le 4 fidanzate, tutte le amiche, tutti gli amici, tutti quelli che sono nel cinema, ma anche la mamma sciamanino. Il fratellino è molto divertito di questa cosa. Più bisognosa la sorella, la nonna già capace, diciamo, di questa cosa. Anche il padre riceve bene questa informazione perché ne sente proprio la necessità. Ecco. Proprio quello che vedo che recepisce subito è il bambino, il fratellino. Ok. Bello. Monica, c'è da fare per Francesca? E lei deve fare, sì. Da fare. Mm? Il C'è tempo tanto da fare delle per lei. domande, è finito. Sì, è ora di agire. Allora, lei però diciamoci la verità, le domande se ne farà sempre, perché lei ha proprio questa attitudine di ricercatrice spirituale molto forte. Quindi lei si farà sempre domande anche sul senso della vita, sul senso degli incontri e va bene, purché non diventino totalizzanti, purché non la blocchino nelle sue azioni, ma tanto vedrà che più agisce, più risponde alle sue domande. Le trova le risposte da sola. Immagine finale con un emoticon da parte di PS e PE insieme. Oddio, mi è venuto subito l'esplosivo. E quindi mi ricollego veramente al vulcano all'inizio che aveva bisogno di esplodere, no? Come se tutto quello che prima era contenuto, mal espresso, mal veicolato, trovasse proprio una sua espressione luminosa, lucente. Quindi Stromboli non è più mezzo sotto mare, mezzo fuori, è tutto fuori No, o è tutto sì. dentro? È tutto fuori. E sta esplodendo? Sì, in una maniera però piacevole, non in modo da provocare disastri, ma è proprio uno spettacolo meraviglioso. È questa lava dolce che cade lungo i pendii e che trova proprio in questo modo sfogo e dà espressione della propria bellezza, della propria potenza. È uno Ok, spettacolo meraviglioso. sappiate tutti che se Stromboli dovesse eruttare è colpa di Monica. Abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.